Mentre sul fronte meridionale si combatte aspramente, tutto il fronte tunisino è in continua attività di esplorazione e di combattimento. Eccoci in una zona del settore centrale, dove è segnalato un movimento di nemiche. Una nostra pattuglia veloce sahariana, ricevuto l'ordine di perlustrare la zona, si accinge alla sua missione. L'ufficiale segnala che un gruppo di camionette nemiche è di là dal ciglione e le nostre accostano fino ad entrare in contatto di fuoco con l'avversario. Duello nel deserto. Lungo tutta la linea questi scontri locali sono all'ordine del giorno e mettono... Il nemico, dopo un violento scambio di fuoco, si sottrae al combattimento. I nostri portano a termine la loro missione. La pattuglia, avanzando sul terreno dello scontro, recupera una camionetta abbandonata dal nemico. Il veicolo, cambiata una gomma, è ancora in perfetta efficienza. Ed è ricoperto dal tricolore perché i nostri aerei comprendano che si tratta di veicolo catturato al nemico. La missione di questi autentici scorridori del deserto è terminata e la pattuglia rientra alla base. Episodi del vittorioso epilogo della battaglia invernale nel settore settentrionale del Donetsk. Mentre reparti di carri armati e unità motorizzate germaniche avanzano verso Kharkov, l'artiglieria martella le posizioni dalle quali i rossi si ostinano a difendere la città riconquistata da poco tempo e a prezzo di così sanguinosi sacrifici. Reparti di assalto nei sobborghi della disputata città, centro ferroviario di prim'ordine della Russia meridionale. Attenzione! Osservate i soldati rossi in fuga in fondo alla strada, incalzati dal fuoco germanico. Carri, reparti d'assalto e granatieri penetrano nella città. Nelle case sono ricoverati dei soldati russi feriti o malati. La città è riconquistata combattendo quartiere per quartiere. Strappano le insegne bolsceviche. Continuano accaniti i combattimenti per sloggiare i rossi che oppongono una tenace resistenza. Kharkov, semidistrutta, fumante d'incendi, è di nuovo e saldamente in mano tedesca. Mussolini fu il primo uomo di Stato che intuì la fondamentale importanza dell'arma aerea e 20 anni or sono gettava le basi per la futura potenza dell'ala italiana. Ogni tappa è una pagina di gloria. L'allora maresciallo Agello conquista all'Italia il primato assoluto di velocità che doveva restare imbattuto per anni.
Il nuovissimo e tutto italiano concetto di massa troverà in Valgo il suo realizzatore, con le memorande crociere mediterranee ed oceaniche. Il giovanissimo Bruno Mussolini fa parte di 3 nostri equipaggi che si classificano ai primi posti nella gara internazionale Istres-Damasco-Parigi. Dopo le superbe prove dell'aviazione legionaria in Spagna, l'arma aerea italiana si batte e si copre di gloria su tutti i fronti di battaglia, dalle Alpi occidentali al lontano Kenya, dal fronte greco alle sabbie libiche, dalla sferrima battaglia di Tunisia alle durissime prove affrontate sul fronte russo. Poche cifre sintetizzano il gigantesco compito assolto dalla Regia Aeronautica nella guerra attuale, fino alla data del suo ventennale. Velivoli nemici sicuramente abbattuti o distrutti al suolo 2300. Velivoli nemici probabilmente abbattuti o distrutti al suolo 958. Navi da guerra affondate 65. Navi da guerra nemiche danneggiate 211. Navi mercantili nemiche affondate 136. Navi mercantili nemiche danneggiate 136. Il prezzo della gloria è il seguente: caduti 1696, feriti 1931, medaglie d'oro 85, di cui 4 avviventi, medaglie d'argento 3132, medaglie di bronzo 4140, croci di guerra 5509. Così al servizio della patria nacque 20 anni fa quest'arma nostra, che il nostro popolo ha imparato ad amare e che al servizio della patria ha per 20 anni operato in pace e in guerra. Al servizio della patria prosegue il suo cammino, fiera dell'opera compiuta, cosciente del suo dovere, sicura che lo spirito dei suoi morti e la sua fede la condurranno alla meta. Accompagnato dal capo di Stato Maggiore generale e dal capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, nonché dai capi di Stato Maggiore delle altre forze armate, il Duce ha voluto con la sua presenza fra gli aviatori in un aeroporto di guerra conferire la maggiore solennità all'avvenimento che ricorda la creazione dell'arma da lui voluta. Il Duce si è poi portato di fronte alle aviorimesse ed ha rivolto una breve e fiera allocuzione agli equipaggi schierati in quadrato.